Oggi voglio condividere con te 14 cose che ho smesso di fare e che hanno davvero migliorato la mia vita. Ho sempre pensato che per vivere meglio avrei dovuto aggiungere nuove abitudini, nuove regole, magari leggere un altro libro o seguire un altro podcast di tendenza, ma alla fine ho scoperto che ciò che ha veramente fatto la differenza non è stato ciò che ho aggiunto, ma ciò che ho eliminato. Quindi voglio raccontarti queste cose sperando che possano essere utili anche per te. Per anni mi sono tuffato in libri, podcast, video su YouTube, sempre alla ricerca del segreto per migliorare la mia vita. E sai una cosa? Ho accumulato una quantità enorme di conoscenze, ma non le stavo mettendo in pratica. È come se avessi passato più tempo a prepararmi per vivere piuttosto che a vivere davvero. E ho capito che dovevo fermarmi. Adesso, invece di passare ore a leggere o ascoltare consigli, mi concentro sull'agire. Ad esempio, invece di leggere un altro libro sulla gestione del tempo, ho iniziato a organizzare meglio le mie giornate, a fare liste di cose da fare e soprattutto a portarle a termine. Quante volte ti è capitato di dire di sì solo per accontentare qualcuno e poi pentirtene? A me succedeva spesso. Ad esempio, qualcuno mi chiedeva un favore o una call online e io accettavo subito, anche se non ero felice di quella cosa. Ora ho una regola: non accetto mai sul momento. Se qualcuno mi chiede qualcosa, mi prendo almeno 24 ore per pensarci. Questo mi ha permesso di prendere decisioni più consapevoli e di evitare situazioni in cui mi sento obbligato a fare qualcosa che non voglio davvero fare. Un esempio pratico: recentemente un amico mi ha chiesto di aiutarlo in un progetto nel fine settimana. In passato avrei detto subito sì, ma questa volta ho aspettato un giorno prima di rispondere. Dopo averci riflettuto, ho capito che avevo bisogno di quel tempo per me e quindi ho rifiutato gentilmente. Prima ero schiavo del telefono. Ogni volta che questo squillava io sentivo l'obbligo di rispondere subito, temendo di perdere qualcosa di veramente importante. Ma col tempo poi mi sono reso conto che la maggior parte delle chiamate erano inutili o potevano essere gestite in altri modi. Ora rispondo solo ai miei familiari o alle telefonate veramente importanti. Per il resto ho attivato la funzione non disturbare, che mi permette di filtrare le chiamate e mi libera da continue interruzioni. Questo mi ha dato una libertà incredibile e mi ha permesso di concentrarmi molto di più su ciò che è davvero importante. Ad esempio, durante il lavoro non mi disturba più nessuno e riesco a portare a termine le mie attività con maggiore efficienza. Non so se capita anche a te, ma per me una notifica sul telefono era una distrazione. Email, social network, app, ero sempre lì a controllare cosa fosse successo. Ma mi sono reso conto che questo mi rubava tantissimo tempo e attenzione. Ora ho disattivato tutte le notifiche sul telefono, tranne quelle dei messaggi di testo delle persone più importanti. Quando voglio controllare le mail o i social media, lo faccio io in momenti specifici della giornata e non appena vedo una notifica. Questo mi ha liberato la mente e mi ha permesso di vivere più nel presente. Ad esempio, ora passo le serate senza interruzione ad ascoltare musica o leggere un libro, senza sentirmi costantemente attratto dallo schermo del telefono. Per tanto tempo ho pensato che le riunioni fossero essenziali per fare progressi nel lavoro, ma alla fine ho capito che la maggior parte delle riunioni erano veramente una perdita di tempo. Ora, quando qualcuno mi chiede di incontrarci, chiedo sempre se possiamo gestire la cosa via mail o via telefono. Solo se è davvero necessario, accetto un incontro di persona. Questo mi ha permesso di liberare molto tempo nella mia agenda, tempo che posso dedicare a lavori più produttivi o semplicemente a me stesso. Ad esempio, recentemente invece di partecipare a una riunione di un'ora, ho proposto di risolvere tutto via mail. Siamo riusciti a concludere in pochi minuti ciò che altrimenti avrebbe richiesto molto più tempo. C'era un periodo anni fa in cui pensavo che per avere davvero successo dovevo lavorare senza sosta, riempiendo ogni momento della mia giornata con attività produttive. Ma mi sono reso conto che questo stile di vita mi stava svuotando. Non avevo più tempo per gli amici, per gli hobby o semplicemente per rilassarmi. Ora mi sforzo di trovare un equilibrio. Lavoro sì, certo, ma mi prendo anche del tempo per fare una passeggiata, leggere un libro o semplicemente non fare nulla. Questo mi ha permesso di ritrovare la gioia in ciò che faccio e di essere anche più produttivo quando effettivamente lavoro. Ad esempio, ho iniziato a dedicare le serate alla lettura o a uscire con gli amici senza sentirmi in colpa per non lavorare.
Non so te, ma io non ho alcun autocontrollo quando si tratta di cibo spazzatura. Se c'è una confezione di patatine in casa, la finirò. Per questo motivo ho deciso di eliminare completamente, almeno ci sto provando, questi cibi dalla mia dispensa. Ora mi concentro su cibi sani e naturali come frutta, verdura e proteine. Questo spero mi aiuti non solo a mantenere un peso sano, ma anche e soprattutto sentirmi meglio fisicamente e mentalmente. Ad esempio, invece di avere una confezione di biscotti a portata di mano, ho sempre una ciotola di mele o di noci sul tavolo. Ci sono stati momenti anni fa in cui lo shopping era la mia fuga dalla realtà. Acquistavo online senza pensarci troppo, accumulando oggetti che in effetti non mi servivano davvero. Ma ho capito che questo comportamento non era altro che un modo per riempire la mia casa di cose inutili e svuotare il mio portafogli soprattutto. Ora, prima di fare un acquisto, mi chiedo se quell'oggetto migliorerà davvero la mia vita. Se la risposta è no, non lo compro. Questo mi ha permesso di risparmiare denaro e di avere una casa più ordinata e meno piena di oggetti. Ad esempio, invece di comprare l'ennesima maglietta perché era in saldo, ho iniziato a investire in esperienze che mi portano felicità, come una gita fuori porta oppure un buon libro. Per molto tempo ho cercato di risparmiare ogni singolo centesimo dedicando ore e ore a trovare il prezzo più basso o a fare la spesa in diversi negozi in città pur di risparmiare pochi euro. Ma mi sono reso conto che stavo spendendo più tempo di quanto valesse il risparmio. Ora sono ancora frugale ovviamente, ma non all'estremo. Se qualcosa può farmi risparmiare del tempo o migliorare la qualità della mia vita, sono disposto a spendere un po' di più. Ad esempio, invece di cercare il prezzo più economico per quel prodotto in tutta la città, preferisco andare al supermercato più vicino e utilizzare quel tempo risparmiato per fare una passeggiata o leggere un buon libro. Quante volte ti sei iscritto a una newsletter o hai dato il tuo numero di telefono per ottenere uno sconto solo per poi essere sommerso da email e messaggi promozionali? Io lo facevo continuamente, finché non ho capito che questo stava diventando veramente opprimente. Ora mi prendo tempo per cancellarmi da queste liste e ricevo solo le comunicazioni che mi interessano davvero. Questo mi ha permesso di mantenere la mia casella di posta pulita e di evitare distrazioni inutili. Ad esempio, ho eliminato tutte quelle newsletter giornaliere che non leggevo mai e ora ricevo solo mail che veramente mi interessano e che leggo con piacere. In passato ero ossessionato da raggiungere grandi obiettivi, un certo numero di iscritti su YouTube, quanto guadagnare ogni mese, un certo numero di ascolti su Spotify e così via. Ma questi obiettivi mi sembravano sempre fuori portata e questo mi faceva sentire frustrato. Ora invece di concentrarmi sugli obiettivi, mi concentro su ciò che mi porterà naturalmente a quei risultati. Ad esempio, invece di dirmi che devo raggiungere 10.000 iscritti su YouTube, mi concentro solo sulla realizzazione strategica di certi video. Questo mi ha aiutato a ridurre lo stress e a sentirmi realizzato ogni giorno. Per anni ho cercato di essere felice come se fosse qualcosa da raggiungere, ma ho scoperto che la felicità non è una destinazione, ma è un modo di vivere. Ora mi concentro sull'essere nel presente e sull'apprezzare le piccole cose della vita quotidiana. Questo mi ha permesso di vivere con più gratitudine e soprattutto meno stress. Ad esempio, invece di stressarmi per non aver raggiunto tutti i miei obiettivi, mi prendo il tempo per godermi un bel tramonto o una conversazione con un amico, sapendo che la felicità è già qui se solo ci fermiamo a notarla. Un tempo ero convinto di avere ragione su tutto, ma mi sono reso conto, appunto nel tempo, che questo atteggiamento mi isolava e rendeva le conversazioni un po' meno piacevoli. Ora, quando esprimo la mia opinione, aggiungo sempre «potrei sbagliarmi, e tu che cosa ne pensi?». Questo mi ha permesso di aprirmi a nuove prospettive e di avere conversazioni più ricche e significative. Ad esempio, durante una recente riunione su un progetto di lavoro, invece di insistere sulla mia idea, ho ascoltato attentamente il punto di vista degli altri e insieme abbiamo trovato una soluzione migliore di quella che avevo proposto io inizialmente. Per anni ho conservato vestiti che non indossavo mai, pensando che un giorno forse avrei potuto cambiare idea e indossarli nuovamente. Ma ho capito che questi abiti non facevano altro che occupare spazio e crearmi confusione. Ora ho semplificato il mio guardaroba al massimo, tenendo solo ciò che indosso e che mi fa sentire bene. Ad esempio, ho deciso di indossare, ma di questo te ne sarai accorto, soltanto t-shirt nere, perché mi fanno sentire a mio agio, mi semplificano la vita e mi eliminano quell'indecisione su cosa indossare ogni giorno. Questi sono alcuni dei cambiamenti che hanno davvero trasformato la mia vita e spero che questi miei consigli ti abbiano almeno un po' ispirato a fare qualche piccolo passo verso una vita più semplice ma più significativa. Ricorda, non si tratta mai di fare di più, ma di fare meglio. Mi piacerebbe sapere, nei commenti qui sotto, quali di queste cose ti ha colpito di più e quali cambiamenti magari stai pensando di fare nella tua vita. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo la settimana prossima.